Ciao a tutti, oggi vi farò vedere una piccola collezione di porcellane cinesi che ho appena comprato da un signore che me l'ha portate qua. Dopodiché vi faccio vedere alcuni mobili olandesi e vi spiego come sono fatti e come distinguerli dai mobili francesi e inglesi. E poi vi farò vedere quel famoso tavolino che vi avevo detto, indovinate se è un falso antico in stile. Vi farò vedere nell'ultima parte del video se è un falso, se è antico o se è in stile. Allora, innanzitutto questi sono porcellane che ho comprato oggi. Ce ne sono alcune antiche come queste, sono tutte cinesi, che non sono di grande qualità pittorica, non hanno un grande mercato, però sono belle perché sono antiche e sono in ottime condizioni. Un piccolo vaso Canton, due piccole potiche, questi siamo negli anni 50, purtroppo entrambe rotte, però molto carine, bellissimo il color giallo che hanno ottenuto, quindi 1950 circa. Qui siamo sempre in Cina, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Come vi dicevo, non sono porcellane di enorme qualità, ma sono belle perché sono tutte abbastanza anticotte. E questi sono altri piatti, anche qui siamo sempre tra la fine dell'8 e i primi del 9. Questo è un pochino precedente, famiglia rosa, metà 800. Questo probabilmente è coreano, anche se non sono sicuro, anzi ditemi la vostra se lo conoscete questa manifattura, io non la conosco. E questo è un altro, penso che sia famiglia rosa, anche se sembra Canton. No, è famiglia rosa anche questo, quindi siamo all'inizio dell'Ottocento in dinastia Qing. Ok, andiamo a vedere i mobili olandesi. Oggi abbiamo comprato anche questo è una cornice con una stampa interna e questa è una specchiera che è detta caminiera perché i francesi le mettevano sopra i camini, sono molto comuni. Lo specchio, come vedete, è il suo antico originale al mercurio, la doratura è la sua originale, l'intaglio non è di eccellente qualità, ne ho viste senz'altro di più belle, però è antica. La doratura è a foglia e dietro è fatta così. Per quanto riguarda i mobili olandesi di cui vi volevo parlare, sto parlando di questa tipologia. Gli olandesi tra il 700 e l'800 hanno fatto moltissimi mobili in stile neorococò e neobarocco. Sono mobili che si differenziano da quelli dei vicini francesi e soprattutto dagli inglesi per essere un pochino più rozzi, e sono generalmente fatti tutti in rovere oppure in noce oppure in mogano. La produzione di noce è la più simpatica e la più richiesta, poi ci sono quelli in mogano, il mogano proveniente ovviamente dalle loro colonie in Sud America, e poi ci sono quelli in rovere che sono proprio i più bruttini. Questo è uno dei più belli, è in noce, radica di noce, interamente ricoperto dagli intarsi, e questa invece è la produzione in mogano. I mobili olandesi, distinguerli, quelli del 700 e quelli dell'800, non è molto facile perché le tecniche costruttive non sono molto cambiate, sono sempre state molto evolute. Le code di rondine sono fatte, questo per esempio è del 700 e ha guardate le code di rondine come sono fini, sembrano delle code di rondine dei mobili degli anni 50, invece questo è un mobile del 700 perché avevano già nel 700 dei sistemi di taglio estremamente evoluti. Sono mobili che generalmente presentano tutti, adesso a distanza di 150-200 anni dalla produzione, un problemino sul fianco che è probabilmente dovuto alle tecniche costruttive. Questo spacco ce l'hanno moltissimi mobili olandesi, si può restaurare ma se no si può anche lasciare così, è una particolarità del mobile. Questo mobile che vedete è un comò sotto e una vetrina sopra, si chiama Chiesola ed è un mobile che hanno fatto solo gli olandesi, quindi è veramente un mobile molto caratteristico dell'ebanisteria degli olandesi. Un'altra caratteristica che hanno i mobili olandesi è che sono a volte ricoperti totalmente dagli intarsi, come anche in questo. In realtà, se voi andate in Olanda, nei grandi magazzini degli antiquari olandesi, vedete che soltanto 1 su 50 è coperto totalmente dagli intarsi, però in Italia la maggioranza degli mobili olandesi che si trovano sono in realtà coperti dagli intarsi, questo perché sono andati molto di moda questi intarsiati così a marchetteria.
Quindi cos'è successo? Che gli importatori, tra cui c'eravamo anche noi, negli anni 80 e negli anni 90, su 100 mobili che non erano intarsiani compravano quello intarsiato. Di conseguenza gli italiani pensano che tutti i mobili olandesi siano intarsiani. In realtà no, non è così. Però quelli intarsiati sono in realtà molto belli, sono andati nell'Italia centrale e nell'Italia meridionale molto 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 di moda. Avere un mobile così in salone o all'ingresso era veramente uno status symbol in quegli anni. Adesso ovviamente vi ho già parlato tante volte della crisi del mercato dell'antiquariato, anche loro hanno avuto una flessione di prezzo notevole e si possono comprare a prezzi molto buoni. Questo sta sui 1000 euro, questo sui 2500 euro, 2200 euro, quindi molto ma molto ma molto di meno di quanto costavano 20-30 anni fa. Adesso andiamo a parlare del famoso tavolino. Allora, molti di voi mi hanno detto che è antico, alcuni non erano sicuri. Vi ringrazio innanzitutto di partecipare nei commenti, penso che sia un gioco simpatico, divertente. Eccolo qua, il tavolino famoso, quindi siamo senz'altro a Napoli, ebanisteria napoletana. Il legno è ebano viola, come qualcuno di voi ha correttamente detto. Lo stile è Luigi XVI, quindi vuole essere un mobile della fine del Settecento, ma in realtà non lo è. Non è fine Settecento, non è neanche dell'Ottocento, è fatto negli anni 50-60. Quindi stiamo parlando proprio di un mobile tardo e recente. Ed è anche un mobile che vendiamo a 350 euro, quindi un ottimo prezzo. Come fare a vedere perché questo non è un tavolino originale? Allora, molti di voi hanno detto giustamente la placcatura è spessa, sì, è placcato ed è spesso, infatti sembra una placcatura del Settecento, però dentro qui, facendo attenzione, si vede un legno nuovo, addirittura sembrerebbe multistrato, quindi non è un mobile falso, cioè non è un mobile fatto per passare per mobile antico, è semplicemente un mobile in stile, nessuno l'ha fatto con malizia. Il legno usato per le fodere dei cassetti è un legno recente, diciamo, non è un legno antico, non è una fodera che può passare per una fodera del Settecento. I chiodi sono nuovi e non c'è nessun chiodo di rinforzo o un chiodo antico, cicatrice di chiodo antico che ci possa far pensare che questa possa essere diciamo, una fodera di un mobile antico. Anche la serratura è correttamente moderna, così come le ferramenta. Quindi questo è un mobile fatto senz'altro nella metà del XX secolo. Tra l'altro, alzandolo, anche qui si vede. Allora, questa patina non è la patina di un mobile antico. Queste righe così dritte ci dicono che è un mobile tagliato con una sega elettrica. Il tarlo lungo, ne abbiamo già parlato, è un tarlo lungo che non ha senso in un mobile antico trovarlo qua. Quindi ricordatevi, vi ho detto, il tarlo bisogna vedere solo il buchino, non la galleria orizzontale, perché il tarlo non fa questo lavoro. Quindi è stato preso un legno vecchio, tarlato, ed è stato tagliato e tagliandolo hanno diciamo, fatto sì che si possano adesso vedere le gallerie lunghe. Quindi questo è un mobile tutto fatto o con legno vecchio, con legno vecchiotto, con legno nuovo. È un mobile carino, in stile. Considerate che un mobile del genere, se fosse Napoli 1780-1790, sarebbe un bel gioiellino, soprattutto perché è tutto in ebano viola. È un mobile che potrebbe valere anche 2000-2500 euro oggigiorno, nonostante la crisi del mercato dell'antiquariato. Però non è questo purtroppo il caso di questo tavolino. L'abbiamo trovato in una casa di un'importante famiglia napoletana, a fianco c'era un comò Luigi XVI antico, probabilmente questo l'hanno fatto a un certo punto la famiglia per abbinarlo al comò antico. Sono andati da un bravissimo ebanista, secondo me napoletano, che gliel'ha fatto nello stesso stile del comò, e questa è una situazione che si trova frequentemente nelle case. E quindi tutto qua. Quindi oggi vi ho parlato della mia piccola collezione che ho comprato di vasi cinesi, dei mobili olandesi, abbiamo toccato l'argomento, poi magari ci ritorneremo, e vi ho svelato finalmente l'indovinello del tavolino. Anche oggi è stato un piacere stare con voi, vi ringrazio, vi saluto e al prossimo video.